Ciao amici, amanti del vino e della filosofia. Continuiamo con la storia della nascita del cosmo e degli dei. Nel capitolo precedente ho raccontato come dal caos, il nulla, sia apparsa la Terra, chiamata Gaia o Gea dagli antichi greci, che ha ottenuto il posto d'onore nella creazione dell'universo. Dopo Gaia, questa energia in movimento genera Tartaro, uno spazio abissale profondo e buio, un'altra dimensione, una sorta di inferno dove finiscono le anime. E infine crea Eros, il desiderio, il dio più bello tra gli immortali, con il compito importante di diffondere l'amore tra gli uomini, le passioni e i desideri erotici e sessuali. Quindi il mondo ai suoi esordi era un inno alla gioia, composto da madre natura. Esistevano solo tre entità: la Terra, generatrice di vita, il Tartaro, il suo opposto, e Eros, l'amore. L'amore e il piacere fisico sono alla base delle leggi della natura. Dato che il loro scopo, è quello della sopravvivenza e dello sviluppo della specie. Godiamoci allora pienamente questa esperienza terrena, prima di essere catapultati in uno spazio abissale, nel buio profondo del Tartaro, nell'inferno. E non c'è bevanda migliore per accompagnare i pasti e le feste del vino, sempre presente nelle occasioni più importanti, nei riti civili, in quelli religiosi, per celebrare amicizie, matrimoni, per concludere contratti e per brindare all'amore. È per questo che gli antichi greci dedicavano feste ed onori al suo dio. Erano semplici e saggi i popoli antichi. Zeus, il re degli dei, era famoso per la sua insaziabilità sessuale. Si infatuava di dei e di comuni mortali e disseminava figli e semidei ovunque. Gli dei greci, per questo mi piacciono molto, avevano caratteri umani, nonostante fossero immortali. Ci si poteva riconoscere in loro e chiedergli di intervenire in nostro aiuto, ma non ci spingevano alla ricerca della perfezione, innaturale e irraggiungibile delle religioni monoteiste. La causa di tutto ciò nasce dal disequilibrio tra il corpo e la mente e ne ho già parlato in un precedente video. Quando la mente prende il sopravvento sul corpo, genera idee innaturali. Infatti, gli dei greci sono nati con i piedi ben stabili e ancorati sulla terra, mentre le religioni più recenti e monoteiste hanno un dio che risiede in cielo, un luogo inaccessibile agli esseri umani, raggiungibile solo con il sacrificio e la rinuncia ai piaceri dell'esistenza. Peccato che nessuno abbia potuto verificare la veridicità di questa idea di Dio. Neanche Gesù mi convince con la sua resurrezione. Non esisteva a quell'epoca per poterlo confermare. E perché privarci delle gioie sicure della realtà che viviamo per soddisfare le richieste di un Dio che non dà segni di vita? Ritorniamo ora con i piedi sulla terra, dove nasce e cresce la pianta della vite, i cui grappoli si utilizzano per produrre il vino, tanto gradito da millenni. Come vi ho raccontato poco fa, Zeus era un donnaiolo sfrenato, sempre in cerca di conquiste, e un giorno si innamorò di Semele, la figlia del re di Tebe. Devo precisare che la genealogia degli dei è stata scritta in una parte del lungo periodo di transizione tra la società matriarcale e quella patriarcale, ed è per questo che Zeus aveva una moglie che si chiamava Era. Purtroppo anche all'epoca le relazioni di coppia limitavano la libertà dei soggetti, perché già stavamo nell'epoca patriarcale, e generavano molti problemi e malcontenti. Uno dei problemi peggiori era la gelosia, che è spesso ancora oggi causa di delitti passionali e vendette crudeli,
come quella che pensò per liberarsi dell'amante del marito, la giovane e bella Selene. E a questo punto voglio lasciarvi con la curiosità di sapere cosa abbia escogitato la moglie di Zeus per eliminarla finalmente, definitivamente, e come nacque il dio del vino. Lo saprete nel prossimo capitolo. Saluti a tutti!